Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi nuovo tutorial in collaborazione con la BB-Craft. Vi ricordo il codice sconto che la BB-Craft mette a disposizione per voi iscritti, che è Lucrezia 10, e lo trovate scritto sia sul video che nell'info box, e lui equivale al 10% di sconto sul totale del carrello. Vi ricordo anche che con $25 di spesa la spedizione è gratuita, quindi approfittatene. Allora, oggi andremo a fare un orecchino con le Delica. Principalmente saranno Delica in due colorazioni e anche 15-0, cipollotti e uno chaton da 8 mm. Allora, vi mostro i primi che ho realizzato, che sono questi. E queste Delica color turchese celeste che vedete non sono della Miyuki, le ho prese dalla BB-Craft. Sono queste. Rispetto a quelle della Miyuki hanno il foro più largo scusate, e quindi si mostrano leggermente più grosse, ma in realtà la dimensione è uguale, solo il foro è più grande. Questo è il codice, però devo dire la verità, l'orecchino è venuto benissimo. Invece l'oggetto del tutorial, che è lo stesso solo in un'altra colorazione, queste viola che vedete sono della Miyuki, sono Delica della Miyuki, che adesso vi mostrerò nel dettaglio. Sono questi orecchini, sono davvero semplici da realizzare. Ci sono appunto le Delica in due colorazioni, qui le ho usate appunto turchesi e dorate, qui viola e dorate, 15-0 in due colorazioni, questo del tutorial, le verdi e dorate, perle da 4 mm, cipollotti 3x2 e uno chaton con castone, vedete, da 8 mm. Sono semplici, veramente semplici, però a me piacciono molto. Mi piace molto lavorare anche con le Delica perché mi sembra un ricamo. Allora vi mostro nel dettaglio i materiali che ho utilizzato per il tutorial. Allora, Delica 11-0 prese appunto dalla BB-Craft, vi faccio vedere il codice, sono questi, sono color viola, molto bello come colore, e li utilizzerò anche dorate, sempre Delica 11-0. Poi andremo ad utilizzare due colorazioni di 15-0, sempre Miyuki, 15-0 dorate, e sempre 15-0 della Miyuki, questo color verde. Sono sempre 15-0 della Miyuki, ma le troviamo solo qui all'inizio, ma ne serviranno poche di 15-0. Poi serviranno dei cipollotti 3x2, questi li ho presi sempre dalla BB-Craft, e adesso non ho la bustina con il codice, questa è la bustina delle 11-0 che avevo. Poi serviranno delle perle da 4 mm, questa colorazione è bellissima, queste sono pietre dure, e come vi dicevo uno chaton da 8 mm, quelli con castone, vedete, questi. Come filo utilizzerò un Farline da 0,15 e utilizzerò anche queste bellissime monachelle che sono in ottone placcate in oro 18 carati, che ho preso dalla BB-Craft per questa collaborazione, e questo è il codice, e sono veramente stupende, vedete, veramente belle.
Questo è tutto il materiale che servirà per realizzare questi orecchini. Io spero di essere stata chiara nel tutorial. Se ci sono problemi potete contattarmi tranquillamente. Io per il momento vi rimando al tutorial, vi mando un grosso abbraccio e ci risentiamo molto presto. Ciao a tutti! Allora, prendiamo il nostro chaton. Vedete, questi che utilizzo io hanno due fori sul lato e due fori dal lato opposto, mentre sugli altri due lati, vedete, non c'è nessun foro, ma vanno bene anche quelli che portano un solo foro per lato. Quindi mi inserisco in uno dei due primi buchi, fori, e adesso vado a mettere sull'ago 3 delica. Userò come prima colorazione questa dorata e rientro nello stesso foro da dove sono partita. Vedete? Tirando bene. Ora rientro di nuovo soltanto per stringere il lavoro. Tenete l'altro filo teso tra le dita. Rientro di nuovo sempre nello stesso foro. Io non faccio nodini, per questo ripasso. Ora rientro nel secondo foro, rimetto sull'ago di nuovo 3 delica e rientro nello stesso foro dal lato opposto, in questo modo. Ora rientro di nuovo, così andiamo a stringere il lavoro e rientro di nuovo nel foro. Di nuovo 3 delica e rientro, vedete, io esco da questo, rientro nell'altro e vado a fare la stessa cosa anche da questo lato. Di nuovo 3 delica e rientro nell'altro foro. Vedete, così si è stretto il filo, si è bloccato senza fare nodini. Ora rientro in tutte e tre queste delica e adesso vado a rimettere sull'ago, fatemi un attimo controllare, sì, di nuovo 3 delica, sempre questa colorazione dorata. Vedete, io esco da questa parte, rientro dalla parte opposta in tutte e tre, formando una nuova riga che poi mi servirà per incastonare questo chaton sulla parte superiore. Ora vado a mettere sull'ago 3,15,0. Io userò questa colorazione verde 3,15 e rientro nelle prossime 3 e tiro bene il filo. Vedete, questo deve essere il risultato. Ora qui devo fare la stessa cosa, inserire di nuovo 3 delica, il filo esce da questa parte, noi entriamo dalla parte opposta in tutte e tre. Vedete, formiamo una fila sull'altra. Ora qui di nuovo 3,15,0 e mi inserisco nelle prossime 3. Vedete, questo deve essere il risultato.
e dovete continuare così fino alla fine e poi andiamo a chiudere il nostro chaton nella parte superiore. Ed ecco qua il risultato. Vedete, abbiamo formato altre 4 file di delica su delica. Ora vedete da dove sta uscendo? Ci inseriamo in queste superiori nella seconda fila che abbiamo creato e adesso andiamo a chiudere il nostro chaton soltanto con le 15 0, quindi inseriamo 3 15 0 e ci inseriamo nella seconda fila e tirate bene il filo, così lo vedete, lo andiamo a chiudere di nuovo 3 15 0 e ci inseriamo nella seconda fila. Vedete? In questo modo. E dovete continuare così fino alla fine. E questo sarà il risultato. Vedete? Lo abbiamo incastonato il nostro chaton. Sto uscendo dalle delica. Ora prendo la seconda colorazione di delica, ne metto 3 sul lago, il filo esce da questa parte, rientro dalla parte opposta, andremo a fare un'altra fila di delica. Ora mi inserisco, no, non mi inserisco da nessuna parte, prendo una perla da 4 mm e mi inserisco nella rocaille centrale, questa alle 15 0, ed esco dall'ultima. Metti a fuoco, vedete? Mi devo inserire nella 15 0 centrale delle 3 e tiro il filo uscendo dall'ultima. Qui metto sul lago una 15 0, un cipollotto, una delica, un altro cipollotto e infine una 15 0. Questa è la sequenza: una 15, un cipollotto, una delica, un cipollotto e una 15 0. Esco da questa 15 0 e mi inserisco nella prima ed esco da quella centrale e tiro bene il filo. Vedete, devo formare questo. Qui prendo di nuovo una perla da 4 mm e mi inserisco nelle 3 delica. Non vi preoccupate perché poi si aggiusterà tutto dopo. Ora qui vado a fare la seconda fila con l'altro colore di delica, quindi 3 delica, il filo esce da questa parte, io rientro dalla parte opposta e formo un'altra fila a fianco. Qui rientro, sempre che rientro, non rientro in niente, prendo di nuovo una perla da 4 e mi inserisco nella 15 0 centrale delle 3 ed esco dall'ultima e tiro il filo. Qui andrò ad inserire una 15, un cipollotto, una delica centrale, un cipollotto e una 15 0 come prima e mi inserisco nella prima 15 0 ed esco da quella centrale. Ora prendo di nuovo un'altra perla e mi inserisco nelle 3 delica, queste dorate, e tiro il filo. Vedete? Questo deve essere il risultato. Ora noi ci portiamo ad uscire dalla perla. Qui mettiamo 6 delica
sono 6 delica e ci dobbiamo inserire in questa centrale che si trova in mezzo ai due cipollotti. Di nuovo altre 6 delica e ci inseriamo nella perla da 4. Vedete? Questo deve essere il risultato. Ora rientriamo in queste deliche esterne uscendo da quella centrale e su questa centrale andremo ad inserire un'altra delica. Quindi prendiamo di nuovo una delica, il filo esce da questa parte e noi rientriamo dalla parte opposta. Aggiustatela se serve e rientriamo nella perla da 4 millimetri. Tirate bene il filo, mi raccomando. Vedete, questo deve essere il risultato e dovete fare così fino alla fine, quindi inserire le 6 delica da un lato e dall'altro e qui una delica su queste delica viola. Fate questo e ci vediamo dopo. E questo è il risultato, vedete? Ora noi dobbiamo fare un giro inserendo delle delica come se fossero dei marcatori, come abbiamo fatto qui ai lati. Allora, dopo che avete inserito l'ultima, questa delica, vi portate ad uscire dalla seconda delle prime 6, dalla seconda, e qui facciamo la stessa cosa, prendiamo una delica, il filo esce da questa parte, rientriamo dalla parte opposta, ci inseriamo anche nelle prossime uscendo dalla penultima delle 6. Vedete, l'ultima è questa sotto, usciamo dalla penultima, vedete? E qui di nuovo prendiamo una delica, il filo esce da questa parte e noi rientriamo dalla parte opposta. Vedete? Come se fossero dei marcatori. Ora dobbiamo prendere una delica, di nuovo un cipollotto, una delica sempre centrale, un altro cipollotto e di nuovo una delica, non più ai lati le 15,0 ma le delica, quindi una delica, un cipollotto, una delica, un cipollotto e un'altra delica. Noi usciamo dalla penultima delle 6, saltiamo l'ultima, saltiamo questa centrale, saltiamo la prima e ci inseriamo nella seconda della prossima fila. Tirate bene il filo, mi raccomando, aggiustando le perline. E qui dobbiamo fare la stessa cosa come abbiamo fatto qua, quindi andremo ad inserire una delica su questa seconda delica delle 6 e ci portiamo a uscire dalla penultima che corrisponde alla seconda dall'altro lato e tirate bene il filo. E come sempre io ho sbagliato, devo rientrare in questa e uscire dalla penultima. E qui faccio la stessa cosa, di nuovo una delica, il filo esce da questa parte e rientro dalla parte opposta e mi inserisco anche nella perla. Vedete? Questo sarà il risultato e dovete farlo anche da questa parte, quindi rientrate di nuovo in tutto e fate lo stesso lavoro che abbiamo fatto qua anche da questo lato.
Ed ecco qua il risultato, vedete? Come se avessimo marcato tutto il contorno del nostro orecchino, una specie di percorso. Ora ci inseriamo in questa delica sotto e scusate, nelle prime due, perché dobbiamo uscire da questa centrale. Ora qui andremo a mettere sul lago 6 delica. Allora sono 6 delica. Vedete, noi usciamo da questa e ci inseriamo nella prima che incontriamo. Qui ne andremo ad inserire 3 e ci inseriamo nella prossima. Tirate bene. Invece qui ne andremo ad inserire 5. Sono 5 e ci inseriamo in questa. Ora qui io mi rimetto di nuovo una delica, la seconda colorazione, il filo esce da questa parte, rientro dalla parte opposta. Mi raccomando, tirate bene il filo. Ora qui di nuovo altre 5. Delica e ci inseriamo in questa successiva. Qui ne dobbiamo inserire 3 e ci inseriamo nella prossima. Tirate bene il filo. Qui invece 6. Sono 6 delica e ci inseriamo in questa. Vedete? Questo deve essere il risultato. Mi sono dimenticata di dirvi, qui andava messa un'altra delica, quindi adesso qui mi posiziono di nuovo una delica dell'altro colore, il filo esce da questa parte, rientro dalla parte opposta e dovete farlo anche da questa parte, quindi dovete fare in questo modo, inserire questa sequenza di delica anche da questa parte. Ricordatevi di inserire, quando arrivate qui in mezzo alle due perle, la delica, questa viola su quella dorata. Quindi fate questo e ci vediamo dopo. Ed ecco qua il risultato, vedete? Ho inserito l'ultima delica, che è questa. Ora sono rientrata nelle prime 4 di queste dorate e qui vado ad inserire, facciamo lo stesso lavoro che abbiamo fatto precedentemente, vado a inserire un'altra delica al secondo colore, quindi il filo esce da questa parte e noi rientriamo dalla parte opposta, rientriamo anche nelle prossime delica fino ad uscire, ops, nelle prossime 5 delica. Sono 5, perché in questo spazio, vedete qui, andremo ad inserire un cipollotto. Saltiamo 3 delica, 1 2 3 e ci inseriamo nelle prossime 2.
Su questa andremo ad inserire di nuovo una delica. Il filo esce da questa parte, noi rientriamo dalla parte opposta e rientriamo anche in tutte le altre, perché dobbiamo fare la stessa cosa anche da questa parte. Quindi rientriamo in queste delica dorate e qui nella terza andremo a inserire di nuovo un'altra delica e ci inseriamo anche nella prossima. In questo spazio andremo a inserire un cipollotto, saltiamo 3 delica che sono queste 1 2 3 e ci inseriamo in tutte le altre, contando da questa delica centrale devono essere 4, quindi 1 2 3 e 4, quindi su questa noi dovremmo inserire di nuovo una delica come dall'altra parte e poi vi inserite in tutte le altre, perché dobbiamo fare lo stesso lavoro anche da questo lato. Quindi fate questo e ci vediamo dopo. Ed ecco qua il risultato, vedete? Ora portatevi ad uscire dopo che avete terminato questo giro dalla delica questa sopra. Ora prendiamo 4 delica, sempre viola nel mio caso, e mi inserisco nella prossima. Ora ne metto 5 sul lago. Sono 5 delica e mi inserisco nel cipollotto. Ora ne vado a inserire 2 e mi inserisco nella prossima delica. Qui ne inserisco 3. Sono 3 delica e mi inserisco in questa centrale. Vedete? Questo sarà il risultato. Ora noi dobbiamo fare tutto il giro, quindi con questa sequenza, naturalmente iniziando adesso con 3 2 5 e poi 4, per poi finire tutto il perimetro. Vedete, io adesso qui per me sarà dove andrò ad inserire la monachella, inserirò di nuovo una delica per poi fare il cappietto, mentre invece dalla parte in basso non andrò ad inserire la delica qui centrale. Quindi adesso qui mi vado a inserire una delica dorata che mi servirà poi per il cappietto. Vedete, in questo modo. Quindi adesso qui vado ad inserire 3 delica come dall'altra parte e mi inserisco nella prossima, prendo 2 delica e mi inserisco nel cipollotto, tirate bene il filo, mi raccomando. Ora ne devo mettere sul lago 5 delica e mi inserisco nella prossima. Qui ne andrò ad inserire 4 e mi inserisco in questa centrale. Vedete? Questo sarà il risultato e dovete continuare così fino alla fine. Ricordatevi che qui
non va messo la delica come abbiamo fatto da questa parte, perché qui sarà la punta, vedete, qui non c'è, perché verrà la punta. Quindi fate questo e ci vediamo dopo. Ed ecco qua il risultato, vedete? Abbiamo fatto anche il giro di questa ennesima fila di delica. Ora portatevi ad uscire dopo che avete inserito le ultime delica, per me sono queste, alla penultima delica prima dove c'è il cipollotto, perché questo giro servirà, oltre che per formare il cappietto e fare una breve decorazione, dobbiamo inserire altri due cipollotti qui ai lati, per farvi vedere. Servirà per fare questa decorazione e per inserire questi cipollotti ai lati, oltre a creare il cappietto. Allora qui andremo a mettere sul lago 5 delica, nel mio caso saranno dorate. Saltiamo l'ultima, il cipollotto e la prima, e ci inseriamo in tutte le altre. Ora io vado a rientrare in questa delica e qui mi vado a formare il cappietto. Vedete dove appunto ho posizionato questa delica, mi vado a formare il cappietto e vado a inserire sul lago 4 15 0, mi inserisco nell'anellino e altre 4 15 0 e rientro in questa delica. Ora vado a rinforzare il cappietto. Ora scendo in questa sotto e vado a continuare la lavorazione. Quindi adesso rientro in tutte queste ed esco dalla penultima delica e vado a fare di nuovo l'archetto con 5 delica. Salto l'ultima, il cipollotto e la prima, e mi inserisco nelle altre e abbiamo formato anche qui l'archetto. Ora ci dobbiamo portare, vedete, in prossimità della metà della lavorazione, quindi con precisione, per farvi vedere. Vedete, questa è la delica, quella che abbiamo fissato a quella sotto dorata, quindi tenete conto 1 2 3 dovrà essere lo spazio per inserire il cipollotto, quindi ci inseriamo in tutte. Vedete, questo sarà lo spazio, quindi in totale sono 1 2 3 4 5 6 7 8. In 8 delica dovete inserirvi. Ora qui prendete una 15, un cipollotto e un'altra 15, saltiamo 1 2 3 e ci inseriamo nelle altre e tirate bene e abbiamo inserito il nostro cipollotto. Ora dobbiamo inserirci in tutte le altre per andare a fare lo stesso archetto sul cipollotto, questo
quindi ci inseriamo fino alla penultima delica e qui inseriamo di nuovo 5 delica, ho inserito una 15 0, 4 e 5, saltiamo l'ultima delica, il cipollotto e la prima, e ci andiamo a inserire nelle altre per formare lo stesso archetto. Ora qui andremo a fare, ci inseriamo fino alla penultima, vedete, dove c'è la delica che abbiamo fissato a quella sotto, noi dobbiamo uscire dalla penultima, perché qui andremo a fare la punta con altre 5 delica. Saltiamo queste 3, 1 2 3, e ci inseriamo nelle altre fino a uscire dalla penultima prima di quella vicino al cipollotto. Andremo a fare la nostra punta. Aggiustatele un po' e sarà la nostra punta. Ora qui dovete continuare e fare un altro archetto e inserire qui il cipollotto come da questa parte. Poi vi faccio vedere, perché questo serve anche da rinforzo. Dobbiamo fare poi questi semplici archetti qui ai lati, vedete questi, quindi fate questo giro e ci vediamo dopo. Allora, ecco qua il risultato dopo quest'ultimo questo penultimo giro. Ora andiamo a fare l'ultima decorazione e poi il nostro orecchino è terminato. Per farvi capire dove posizionare questa decorazione, vedete, voi portatevi ad uscire dalla delica dove ci siamo agganciati per fare l'archetto sul cipollotto, inserite sull'ago 3 delica, vedete noi da dove usciamo? Da questa delica, contate 3 delica dopo, 1 2 3, nella quarta vi andate ad inserire e così abbiamo formato, vedete, questa decorazione. Ora dovete scendere fino a questa delica, non so come farvi vedere, vabbè, lo facciamo insieme questo, quindi ci inseriamo in tutte e vi dovete portare ad uscire dalla quart'ultima delica di questa fila. Vedete dove c'è questa delica agganciata a quella sotto? Dovete uscire da questa, inserire 3 delica, contare le 3 delica successive, 1 2 3, e vi agganciate a quella prima dove ci siamo agganciati per fare l'archetto, e questo lo dovete fare per altre 2 volte, quindi fate questo e ci vediamo dopo. Ed ecco qua, con quest'ultimo passaggio il nostro orecchino è terminato. È un po' antipatico ricordare un po' quante delica dover inserire nei vari passaggi, però vi garantisco che l'effetto è veramente bello, il risultato è veramente stupendo. Poi adoro questo tipo di lavorazione. Questi sono gli altri 2 che ho fatto. Io spero di essere stata chiara, se ci sono problemi potete contattarmi tranquillamente, che vi aiuterò. Io per il momento vi saluto, vi ringrazio, fatemi sapere se il progetto vi è piaciuto, vi mando un grosso abbraccio e ci risentiamo molto presto. Ciao a tutti!